Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele con questo nuovo appuntamento Citroën 2 cavalli Charleston, questa leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini in scala 1:8, uscita numero 18. Allora, vi dico subito che per questa uscita dovete recuperare l'uscita numero 17, cioè questa, mentre invece l'uscita numero 18, che conteneva tutto questo, non dovete assolutamente aprirla, mettetela da parte. Poi vi dico subito cosa vi servirà. Vi servirà il telaio, del grasso o olio, e ovviamente il cacciavite a stella. Non ho aperto quello che ci hanno dato loro nell'uscita numero 18 perché ha la punta molto grande ed evidentemente andranno poi magari andrà poi utilizzato, scusate, sto cercando di mettere a fuoco, andrà poi utilizzato dove ovviamente ci sarà la testa della vite a croce più grande, quindi ottimo. Ci hanno dato un cacciavite nuovo, va bene così. Poi una lima. Va bene ragazzi, andiamo subito a vedere il montaggio di questo primo fascicolo. Come vi ho appena detto, tutto ciò che vedete qui non dovrete usarlo, quindi lasciatelo pure chiuso. E infatti qua ci dice: recupera il telaio della tua 2 cavalli e i pezzi che hai ricevuto con il fascicolo 17 e che sono rimasti inutilizzati. Ok? Prima cosa da fare, andiamo a prendere i nostri 2 pezzi, protezione dei semiassi, sinistro e destro. Il sinistro e destro lo capite dal disegno, la freccia è il senso di marcia dell'autovettura, quindi anche soltanto a guardarla così, questa è la sinistra e questa è la destra. Quindi la punta che vedete qui è questa qui, vedete? E questa è questa qui. Ok, allora io ragazzi sapete che mi permetto di darvi dei consigli. Nulla di ciò che io vi dico è obbligatorio, ci mancherebbe, però io ve lo dico perché ho riscontrato questo problema. Allora guardate qui, andiamo a mettere il telaio come ci dice in figura, eccolo qua, vedete? Questo è questo pezzo qui, questo è questo pezzo qui, perfetto. Ci dice di andare a prendere la protezione del semiassi sinistro, eccolo qui, che è 17-2, è identificato con questo numero. Il sinistro 17-2 è questo, quindi andiamo a prendere questo lo mettiamo via e sappiamo che questa protezione va inserita qui all'interno, vedete? Non vi potete anche sbagliare, perché questa è la parte anteriore della macchina, qui abbiamo una parte più larga e qui una parte più stretta. Come vi ho già detto, è tutto spiegato perfettamente bene nel disegno, però vi volevo anche dire questo: la parte più grande va verso il senso di marcia, verso la punta qui, la parte più piccola qui. Prima cosa però che dovete fare attenzione ragazzi, perché questo è veramente importante da dire, perché rischiate di fare danno. Sapete che Michele non si limita soltanto a fare dei video di montaggio, ma se andate a leggere nella home, io cerco di dedicarmi, per quelli che hanno meno esperienza, ad aiutarli a montare il modello cercando di fare meno danni possibili, insomma. Ok ragazzi? Allora voi prendete la protezione del semiasse sinistro, poi lo farete anche su quello destro, andate a provare a calzarla qui e vedrete che
quasi sicuramente non vi entrerà perfettamente bene. Ecco, adesso fate attenzione, perché poi loro ci dicono di fissare il tutto con due viti HM, una qui e una qui. Però qual è il problema? Questa è plastica e questo ovviamente è ferro. Cosa succede se questo non entra perfettamente bene? Che voi andate ad avvitare e rompete le plastiche, le rompete, ragazzi. Quindi questo è il consiglio che vi dà Michele. Poi ripeto, il modello è vostro, fate quello che volete. Cosa dovete fare? Andate a inserire e vedete un po' se è grande. Se si calza perfettamente fino in fondo e i due fori combaciano con la plastica, va bene, ragazzi, attenzione, perché se il foro, e può succedere, non combacia con la plastica, cioè chiedo scusa, il foro della plastica non combacia perfettamente con quello sotto, non credetevi che andando ad avvitare c'è del metallo. Cos'è che può cedere, ragazzi? La plastica. Quindi rompete questo, lo rompete. Quindi cosa fate? Quello che io ho già fatto per fare il video meno lungo. Andate a limarvi questa parte qui o questa parte qui, a seconda di dove tocca, andate a limarvela, tante plastica fate in fretta, e provate. Fate la stessa cosa di qua e provate finché il pezzo non vi entra così, guardate. Vedete? A questo punto, quando il pezzo è tutto inserito, problemi non ce ne sono. Si vede? Aspettate. Vedete? Guardate i fori. Problemi non ce ne sono, perché la vite deve essere avvitata solo ed esclusivamente quando questa plastica qui, facendo questo lavoro, tocca il ferro sotto. Se non riesce a entrare storta e voi avete fretta, lo rompete. Io, ragazzi, vi l'ho detto, la stessa cosa chiaramente ho fatto per il pezzo destro. Ecco qui, che è perfettamente adesso libero di entrare. Va bene, ragazzi? Poi cosa facciamo? Prendiamo la vite HM, ve ne serviranno 4, ma noi ne prendiamo una sola. Io ho fatto anche questo già. Vi faccio solo vedere, per chi mi vede per la prima volta, quello che ho fatto. Prendete il grasso o l'olio, quello che volete voi. Ricordatevi che l'olio e il grasso va solo ed esclusivamente usato sulle viti che vanno avvitate nel metallo. Non mettete mai olio nelle plastiche, perché si idrateranno e si romperanno. Fate attenzione. Quindi bagnate nel grasso e andate a crearvi il filetto che, come vi ho già detto, io ho già fatto. Vedete? Ve lo create, vedete come gira bene adesso? Andate fino in fondo e poi svitate. Fate la stessa identica cosa qui, qui e qui, nelle sedi dove ci dicono loro che chiaramente vanno poi messe queste. A questo punto potete andare tranquillamente ad avvitare la protezione dei semiassi. Metteremo prima la sinistra o prima la destra, decidete voi. In questo caso io metterò prima la sinistra. Un'altra cosa, ragazzi, state sempre attenti, non distraetevi. Ricordate cosa vi ho detto nell'altro video? Questi che vedete qui, queste asole, diciamo, queste, vedete queste sporgenze, questa e anche questa, sono in plastica. Attenzione, perché vi possono trarre in inganno, non sono in metallo. Fate attenzione, per cui se le urtate, le rompete. Va bene, ragazzi, a questo punto potete tranquillamente avvitare la vite e siete tranquilli. Michele, quello che vi fa vedere adesso, ve lo fa vedere perché è Pignolo Michele, ma voi non siete tenuti a farlo. Quello che è importante è quello che vi ho detto prima. Fate prima entrare libere le plastiche all'interno. Non abbiate fretta di avvitare perché le rompete, ve lo dico. Ok, ragazzi? Allora, Michele ha preso queste rondelle che aveva già fatto vedere nella costruzione di Iron Man, sempre della De Agostini. Lo trovate nel mio canale, per chi non l'abbia, chiedo scusa, per chi non l'ha mai visto. Questa è la misura, io l'ho comprata a bricole,
e mi sono creato queste. Me le faccio vedere. Mi sono creato queste, le ho colorate poi col pennarello nero soltanto dove, ma potete farne anche a meno, dove poi si vedranno, e queste le andrò a mettere qua. Guardate, ve le faccio vedere dalla parte non verniciata così le vedete. Ecco. È un po' calamitato e se lo porta indietro. Va bene, comunque così, vedete? E poi avvito. Le ho dovute poi limare un po' a destra e a sinistra, ma ripeto ragazzi, ripeto, per chi vuole cimentarsi è più sicuro, ma voi non siete obbligati, è già un ottimo lavoro se vi siete fatti la sede, così eviterete di rompere le plastiche, va bene? Guardate, andiamo a mettere la nostra bella vite HM, ne monterò solo una, poi metto il video in pausa e ci vediamo dopo al montaggio finito di questi due pezzi che sono la copertura destra e sinistra dei semiassi. Ce la posso fare. Vite HM. Ragazzi, vedete perché il canale di Michele è particolare? Non è migliore degli altri, è diverso, è differente, perché lui cerca di dare consigli, parlo in terza persona, cioè io, per evitare appunto che possiate fare danni. Ok, adesso stringerò meglio le viti. Comunque guardate, il lavoro finito poi è questo qua. Una e due. Faccio adesso la stessa cosa dall'altra parte. Ci vediamo dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua ragazzi, abbiamo montato le protezioni sia a destra che a sinistra dei semiassi. Adesso ci dice di andare a montare il gancio del cofano motore che troviamo sempre nell'uscita numero 17, che è questo qua in plastica. Andremo poi a fissarlo con una vite GM. Anche qui io mi sono già creato il filetto all'interno. Come? Oh, chiedo scusa, ho sbagliato, non una vite GM, chiedo scusa. Una vite FP e plastica, quindi è impossibile mettere GM che sarebbe M finale metallo. P plastica. Mettiamo a fuoco l'immagine. Ok. Andiamo a prenderne una, vedete, apertura facilitata del sacchetto, dito pollice e indice, sfregamento e l'aprite. Ecco qui. E andate a crearvi il filetto senza olio, ricordatevi, e senza grasso. Dove è andata? Non la vedo, è tutto nero. Eccola qui. Quindi andate ad avvitarvi questa. Ragazzi, fate solo attenzione, andate molto piano, perché se andate forte rompete la plastica qui. Se vi dovesse succedere, non vi preoccupate, come vi ho già spiegato, perché vi potete creare il filetto in questa maniera, guardate. Comunque adesso facciamo il montaggio, poi vi spiego, per non fare pasticci, vi spiego se dovesse succedere che si rompe, come fare per recuperarla. Allora, vedete, qui abbiamo un'asola, non vi potete sbagliare. Ok? Un'asola, uno scasso, lo abbiamo qua,
Quindi questo può soltanto ed esclusivamente essere messo in questa maniera. Ecco qua. Vedete? Perfetto. Lo giriamo al contrario e andiamo a avvitare la nostra bella vite. Eccola qui. FP. Ecco qua. Lo girate al contrario, anche se avete l'asola addrizzatelo lo stesso, perché 1 millimetro potrebbe essere piegato come il mio. Ecco qui, vedete? Adesso è perfettamente diritto. Adesso, ragazzi, dovete fare ancora più attenzione, perché oltre a questi 4 pezzi di plastica di cui vi avevo parlato prima, abbiamo anche questo che adesso è plastica. Fate attenzione, così come questi, quando li maneggerete in futuro. Va bene, ragazzi? Allora, vi stavo dicendo prima, mettiamo il caso che mentre vi siete creati il filetto avete rotto la plastica, nessun problema, non vi preoccupate. Fate finta che adesso qui la vite non ci sia, inserite il pezzo di plastica, prendete la vite FP, così, un buon cacciavite calamitato che non vi cada, la scaldate con l'accendino e mentre è bella calda, non rovente ma bella calda perché altrimenti non serve a nulla, andate non a inserirla tutta dentro ma andate a metterla di punta e poi avvitate tenendo fermo questo e la avvitate fino in fondo, la lasciate raffreddare 2 minuti e date ancora un giro e avete risolto tutto. Va bene, ragazzi? Va bene. A questo punto questa è la figura del montaggio terminato del gancio del cofano motore. Eccolo qui. Questa è la copertura dei semiassi, l'abbiamo fatta, destro e sinistro. Il montaggio è terminato. A questo punto darò possibilità a chi lo desidera di poter leggere l'interno del fascicolo, dopodiché alla fine di questa seconda parte del video andremo a vedere tutte le cose che abbiamo montato fino a questo numero, cioè il numero 18. Va bene, ragazzi? Ci vediamo a breve. Mi raccomando, intanto voi iscrivetevi al canale se avete piacere, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ricordatevi anche che c'è una playlist sul canale dove potrete trovare altri modelli e che ogni mio video, proprio per consentire a chiunque, visto che non faccio solo semplice montaggio ma spiego anche delle modifiche funzionali e di stabilità a seconda dei modelli che andiamo a costruire, quindi devo per forza tradurli e sono tradotti in 26 lingue. Con immenso piacere li traduco, non ovviamente io, ci mancherebbe, e non ne sarei nemmeno capace. Però ecco, è un lavorone, ve lo garantisco, perché aggiungere 26 lingue a ogni video ti prende mezz'ora in più con questa operazione, che faccio con piacere proprio perché, diversamente, come fa chi non è italiano a comprendere ciò che io dico? Vede le immagini e basta, ma visto che non faccio, come ho detto più volte, solo il semplice montaggio, è indispensabile che io faccia questo. Va bene, ragazzi? Ultima cosa, anche se ve l'ho già detta, attenzione a come maneggerete il modello d'ora in avanti, perché dovete identificare ogni volta i pezzi in plastica, ogni sessione di lavoro, perché se battete qui, ovviamente lo rompete. Se battete qui, potete romperli nei ganci qua, vedete questo, ci arrivo, eccolo qua. Quindi fate attenzione, ragazzi. Va bene, andiamo subito adesso a levare un po' di cose, diamo la possibilità a chi lo desidera di leggere l'interno del fascicolo, dopodiché alla fine, nella terza parte del video, andiamo a vedere dove siamo arrivati fino adesso col montaggio, fino appunto al numero 18. A dopo, ragazzi. Seconda parte del video, ragazzi, adesso abbiamo la lettura, per cui
come si fa in biblioteca, cercherò di fare silenzio per quello che riesco, ok ragazzi? E grazie ancora per le iscrizioni. Sapete che, come ho detto nel video precedente, sono arrivato ieri a 1000 iscritti. Ragazzi, grazie con tutto il mio cuore, ragazzi. Voi siete e sarete, lo spero, sempre la vita del mio canale. Grazie ragazzi. Allora, andiamo a vedere. Prima pagina dei servizi e numeri utili. Buona lettura, ragazzi, e buona visione. Questo lo so, lo abbiamo già visto, però desidero dare una completa visione di tutto il fascicolo. Vedete quante notizie importanti ci sono in questi fascicoli che io definisco sempre alla stessa maniera in tutte le costruzioni che faccio e in quelle che arriveranno, se tutto va bene, nel futuro, e le definisco la ciliegina sulla torta delle collezioni, perché la storia è vitale per i modelli, non è che si creano così. Stiamo quasi terminando, dopodiché metterò il video in pausa e preparerò tutti i pezzi che abbiamo montato fino a questo numero, cioè il 18. Ecco qui. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua ragazzi. Adesso dovrò necessariamente prendere il cavalletto con la mano e fare una panoramica dall'alto, perché sono veramente già tanti pezzi. Vi dico soltanto metallo, plastica verniciata, metallo, 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 plastica cromata, plastica, chiave in metallo che consentirà poi sia l'accensione del motore che delle luci da questo forellino qui. Aspettate ragazzi, perché tenere il telefonino con le mani è un po' complicato, poi con la sinistra, io sono anche destro. Ecco qua, vedete? Poi abbiamo motore praticamente tutto in metallo, il telaio in metallo, e questo, guardate la struttura del sedile come quella vera, elastici, ganci metallici, traliccio in metallo, tessuto vero. Che dire ragazzi,
Non so se a qualcuno di voi non piace questa macchina, allora è un altro discorso. Però qua siamo davanti a un modellino veramente bello, fatto veramente bene. Poi ragazzi, nel modellismo lo sapete, non è tutte rose e fiori, però basta saper intervenire. Se non sapete intervenire e Michele vi può essere d'aiuto, ne sono più che felice. Quindi ragazzi, che aspettate a iscrivervi al canale di Michele? Bene ragazzi, io direi che possiamo terminare questo video del montaggio dell'uscita numero 18 e ci vediamo successivamente per il montaggio dell'uscita 19, dell'uscita 20 e dell'uscita numero 21. Ciao ragazzi, al prossimo video, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!